Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Siamo in tempo di potature, siamo a febbraio, ma non è tempo di potature per il durone autofertile precoce, ovvero in questo caso un ciliegio, perché Fabio? Perché come l'albicocco anche il ciliegio non sopporta, diciamo, le potature, i tagli, soprattutto nel periodo in cui si esegue la potatura dei fruttiferi, quindi in questo periodo qui siamo a metà febbraio, quindi la potatura del ciliegio va fatta dopo la raccolta dei frutti, quindi giugno, luglio in questo caso. E allora adesso che è febbraio giriamo un video alternativo, cioè andremo a vedere Certo. e proprio andiamo anche a spiegare un pochino le tecniche di potatura in generale, prendendo spunto da questo bel ciliegio che vediamo qui alle nostre spalle, non toccandolo logicamente, perché è febbraio. Andiamo a vedere dove invece a luglio andremo ad operare. Cosa farebbe Fabio Di Gioia Allora, su questa io pianta? in questo caso taglierei, cioè cercherei di abbassarla la pianta il più possibile. Perché? Perché il ciliegio, come anche il pero, sono piante che si dice che hanno un portamento assurgente, cioè tendono a scappare naturalmente verso l'alto, tendono ad andare verso l'alto. Questo anche per un motivo anche di porti innesti, perché la maggior parte dei porti innesti su cui si innestano i ciliegi non sono porti innesti nanizzanti, ce ne sono pochi, sono tutti porti innesti, diciamo, quindi più o meno vigorosi. Quindi la loro tendenza in natura è quello di andare in alto. Quindi in questo caso il nostro scopo è quello di cercare di abbassare il più possibile la pianta con una certa regolarità, certo, non con una certa, diciamo, quindi forza, e quindi in questo caso quindi qui io opererei quindi nel momento opportuno, quindi un taglio qua. Perciò taglieresti il ramo centrale, giusto? Per abbassare la pianta, e cercare veramente di dargli una forma, cercare di aprirla e dargli una forma, come anche in questo caso. Quindi togliere il ramo centrale più vigoroso, la stessa cosa. Quindi questi rami centrali, per intenderci, andiamo a toglierli. Perché chiaramente vanno troppo in alto e poi sono in concorrenza. Poi una cosa fondamentale quando si taglia bisogna sempre tagliare, non qui ad esempio, andiamo a vedere, qui sopra, ok, qui dove ci sono le forbici io, ma sempre in corrispondenza di un ramo che, diciamo, quindi tende a... Quindi io taglio, ma c'è già subito un ramo appena sotto il taglio che parte. Questo per contenere l'eventuale vigoria, quindi l'esplosione che potrebbe avere, perché se io lo taglio qui, cosa succede? Succede che queste gemme che stanno qui mi prendono troppa forza e queste non schiudono. E quindi quindi per cercare di contenere questa forza, questa vigoria delle gemme, quindi anche quella che si chiama la dominanza apicale, in questo caso bisogna sempre tagliare in corrispondenza dell'inserzione dove prende avvio il nuovo ramo, proprio per cercare di alleggerire questa forza. Ok, allora praticamente abbiamo visto che il ciliegio appunto non va toccato in questo momento, e soprattutto quando andremo a toccarlo bisogna cercare di contenerlo in altezza, perché si dice è assurgente. Ok, questo allora io l'ho capito, spero che sia utile sicuramente anche a coloro che stanno vedendo questo video, che si domandano appunto perché magari in questa stagione non bisogna farlo. Confermiamo che non è assolutamente il momento. E se lo dovessi fare? Il periodo? No, se lo dovessi invece tagliare per sbaglio a febbraio... va masticciato subito. Masticciato, quindi attenzione a questa parola che ha detto Fabio in toscano, masticciato. Andiamo a vedere, troverete il prossimo video dove andremo proprio a far vedere come si usa il mastice, perciò c'è la possibilità comunque di riparare al danno. Certo. Okay? Alessandro, Fabio Di Gioia e il ciliegio qui alle nostre spalle vi salutano e vi rimandano al prossimo video. Ciao!